Cari amici, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. Oggi si parla di un'applicazione esclusivamente dedicata al mondo Android. Infatti andremo a vedere un'applicazione completamente gratuita, sottolineato, per foto e video a livello quasi professionale, ma questo lo faremo solo dopo che vi sarete iscritti al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Andiamo a incominciare e vediamo di cosa si tratta. Bene ragazzi, si tratta di un'applicazione che si chiama HD Videocamera, ma sullo store viene chiamata con un altro nome che poi vedremo dopo, però l'iconetta raffigura questo nome, HD Videocamera. Esclusivamente per Android, come dicevo, controlli professionali, ISO, esposizione, otturatore, la messa a fuoco automatica o manuale, effetti di cinematografia integrati all'interno, molti effetti, compresi quelli per film, vlog, eccetera, eccetera. Quindi un'applicazione completa che ha però una piccola mancanzina, ragazzi, ce l'ha. Non permette di controllare l'audio, praticamente non possiamo andare a agire sul volume dell'audio del nostro microfono quando ovviamente registriamo un video. Questo ragazzi diciamo che possiamo passargliela. Io ho contattato anche il sviluppatore, tramite mail, l'unico contatto che ho trovato, non mi ha ancora risposto per sapere se veramente è gratuita. L'unica pubblicità che ho trovato è quella quando si va nelle impostazioni con la fatidica rotellina fatta di ingranaggio, poi pubblicità non ne sono venute fuori mai. Quindi sto riprendendo ovviamente questo intro e finale con la stessa applicazione, andiamo a vedere di cosa si tratta. Ovviamente questa è la prima panoramica dell'applicazione, quindi vedrete sul nero l'applicazione, poi andremo a fare ovviamente le prove dovute e andremo a vedere tutti i comandi mano a mano. Andiamo a cercare nella barra di ricerca HD video camera. Vai. Allora, eccola qua, la vedete questa qui, videocamera, che non si chiama così nello store che avevo detto, si chiama fotocamera HD 2023 per Android, ma io vi metterò il link in descrizione. Come potete notare, io non lo so ragazzi, correggetemi se sbaglio, ovviamente io sono pronto a tutto, io non vedo acquisti in app, anzi c'è scritto chiaramente qua, in questo trafiletto qui, che è gratuita ed è professionale, quindi stiamocene. Questi sono i preview di quello che è questa applicazione, eccola qua, vedete che è professionalissima, quindi varrebbe la pena. C'è anche il tracciamento della faccia che non ho visto io perché non mi sono ancora fatto un selfie, niente, a tutte queste cose. Poi ovviamente cambia da smartphone a smartphone la grafica, perché sul mio S10 non è così. Fatemi un po' sapere. Ok ragazzi, una volta arrivati qua, scaricatela, installatela e provatela. Allora ragazzi, lanciamo la nostra applicazione HD Videocamera. Allora, innanzitutto guardate la schermata come è bella pulita, ed è gratuita, almeno finora, poi non si sa mai nelle cose, comunque per adesso è gratuita. Iniziamo ad analizzare da questa parte qua. Da questa parte qua ci sono tutti i controlli manuali che deve avere un'applicazione per essere rispettabile, quindi si inizia dal controllo della compensazione dell'esposizione, si finisce fino alla possibilità di cambiare ovviamente il biancamento dei bianchi e lo zoom. Funzionano tutti nello stesso modo, praticamente cliccando su uno di questi valori si apre una ghiera da questa parte che si può andare a selezionare manualmente. Ecco, siamo sul nero, non ve l'ho detto, ma per farvi vedere ovviamente i comandi, e poi avrò modo, speriamo, di provarla con qualche bel sole, con qualche bel soggetto. Detto questo, per tornare ai comandi a standard, di default, due cliccate sullo schermo, vedete viene fuori questo
quadratino che è solito, ok, quando si punta in un punto dello schermo per mettere a fuoco o per stabilire l'esposizione del video o della foto. Infatti video e foto perché? Perché questa applicazione lavora sia con le foto che con i video, e avete capito bene, quindi ha due praticamente chiamiamole funzioni. Prima di andare avanti andiamo a vedere qua sotto cosa c'è. Qua sotto c'è il menu che praticamente permette di switchare, ok, nella funzione che vogliamo fare. Partiamo dal video e andiamo fino a finire allo slow motion. Quindi possiamo cliccare su slow motion per poter registrare appunto uno slow motion. Poi vedremo dopo diciamo a quanto vanno i frame per secondo. Ecco, per lo slow motion ovviamente abbiamo qua sotto i settaggi. Ragazzi, è un'applicazione praticamente gratuita e qui abbiamo i settaggi per il nostro slow motion. Quindi capite bene che è un'applicazione completa. Andiamo a vedere qua. Ok, anche qua abbiamo il settaggio per il time lapse. Poi la proveremo, ok, poi la proveremo senza problemi. Andiamo a mettere ora su video normale, perché andiamo a analizzare qua sopra. Vabbè, qua sotto c'è la galleria e qua sotto c'è il pulsante di scatto, niente di più. Andiamo a vedere qua. Qui abbiamo ovviamente la possibilità di attivare la torcia in registrazione o spegnerla. Infatti sul nero avete visto che disastro è combinato. Qui abbiamo la possibilità di girare la fotocamera come al solito. Guarda che occhio, l'occhio della madre. Ok, qui abbiamo invece i settaggi del video. Se io vado a cliccarci qua sopra, escono fuori tutti i settaggi. Ecco, stessa cosa escono per le foto, ok? Qui si tratta ovviamente di avere innanzitutto la velocità dei frame, poi la risoluzione e ovviamente il codec. Ecco, non possiamo andare in un video normale. Adesso andiamo a vedere sui timelapse cosa dà e sullo slow motion soprattutto. Non possiamo andare più di 60 frame al secondo, infatti è il massimo che si può ottenere da questa applicazione. Ma andiamo a mettere su slow motion e andiamo qui. Ok, abbiamo solo la possibilità di mettere il formato. Ecco, praticamente andrà a 60 frame, adesso non lo so, oppure farà lui un calcolo dei frame. Vabbè, questo poi lo vedremo. Se vado su foto HDR invece vado qua, vedete che qua ovviamente cambia sempre il formato della foto e qua ovviamente la compressione, ok? Quindi posso avere le due compressioni di punta, ok, delle immagini standard. Ecco, andando avanti qua abbiamo i filtri, ok? Qua cliccando in queste tre palle abbiamo i filtri. Ecco, tutti i filtri gratuiti, io penso di sì, perché abbiamo anche questo che è un vlog. Ragazzi, un vlog, vabbè, poi li proveremo. Quindi vabbè, si attivano cliccandoci, ok, quindi, e si disattivano cliccando su questa. Spegniamo i filtrini, questa è una panoramica, vi ricordo. Qua abbiamo le seguenti opzioni. Innanzitutto partiamo con la prima opzione che gira il nostro aspetto sia verticale per fare ovviamente dei ritratti o ovviamente delle cose per i social. E adesso devo andare a beccare ovviamente il punto per girare di nuovo lo smartphone, ma non mi coglie impreparato, quindi non mi coglie impreparato. Eccolo qua. Quindi abbiamo la possibilità di girare lo smartphone per fare contenuti di social oppure devi fare dei ritratti. Poi andiamo avanti, abbiamo tutti i tipi di griglia immaginabili possibili. Ecco, si esce da questo menu ovviamente nella sezione di prima, nel menu principale, cliccando, ok, semplicemente o selezionando uno strumento diverso o cliccando sullo schermo. Poi abbiamo qua la possibilità di avere l'orizzonte on off, ok, lo possiamo accendere e spegnere, ma si vede solamente quando si tira su,
ok? Che così non ha senso. Qua abbiamo il timer, la solita cosa che determina la partenza del nostro video o la partenza o la fotografia, l'autoscatto, perché funziona almeno, è abilitata anche nei video. Andando avanti, qua abbiamo la possibilità di avere, adesso io non ho capito bene, ma il suono, okay, della short dice short sound, però non ho capito questa funzione cosa serve. Mentre ho capito benissimo cosa serve questa, poi la vedremo dal vivo, serve a determinare da dove volete scattare. Questo, il primo, diciamo la prima opzione, serve da scattare semplicemente dal pulsante di scatto, punto e basta. Questo abilita i tasti, ok? Volume, e questo abilita invece il touch sullo schermo, ok? Molte opzioni, ragazzi, per questa applicazione completamente gratuita, lo ricordo ancora una volta. Qui invece abbiamo la possibilità di aumentare la luminosità dello schermo quando ovviamente siamo contro il sole, che non vediamo un tubazzo. Quante opzioni ci sono in questa bellissima applicazione? L'unica, non so, non ho capito, Lucchetto, non ho capito, dovrebbe, a parer mio dovrebbe bloccare tutte le funzioni e non blocca un tubazzo. Vabbè ragazzi, lo stesso, poi lo vedremo. Andando avanti, qua abbiamo le opzioni, ma sono più o meno le stesse che troviamo nei comandi vari, a parte il frame rate per il video, ok, che è qua, eccolo qua. Andiamo fino a 100 megabit, quindi è una velocità di acquisizione dati abbastanza veloce. E poi abbiamo ovviamente tutte le varie cose, possiamo girare, avere il mirror della fotocamera, le solite opzioni che si hanno, il beep del timer, la memorizzazione della location dove siamo, poi abbiamo qui sempre gli stessi parametri che troviamo nelle impostazioni della fotografia. Quindi a questo ho visto che è tornato in default quando ho spento la fotocamera. Questo adesso non ve lo so dire di preciso, però diciamo queste sono le opzioni default che possiamo mettere, e quando ovviamente chiudiamo la fotocamera rimangono queste. Ok, qui non c'è più niente, andiamo avanti, c'è l'about e c'è il manualetto, mi sembra anche d'uso. Comunque l'unica pubblicità è questa, l'unica pubblicità che abbiamo è questa, quindi direi che siamo soddisfattissimi. Freccia indietro e usciamo dalla nostra applicazione. Quando selezioniamo ovviamente video, appaiono anche i V-meter da questa parte qui, vedete, da questa parte qui. Oltretutto non appaiono solo i V-meter, ma appare anche ovviamente lo stato della batteria e lo storage. Tanta roba per un'applicazione completamente gratuita. Bene ragazzini, avete visto che bella applicazione che ho portato sul canale Gennaio vostro? Perché ovviamente per il mondo Android si dice sempre che Gennaro non si adopera, ma avete visto che è arrivata un'applicazione completamente gratuita. Io ve lo dico qui, poi ve lo nego ovviamente, perché non so nel futuro prossimo se quando l'avete installata e scaricata sarà ancora gratis. Io come ho detto, ho chiamato via email, ho citofonato al sviluppatore, che non mi ha ancora risposto, per complimentarmi anche di questa applicazione, che come avete visto ha comandi professionali. Pecca l'audio, ovviamente ragazzi, diciamo che possiamo starcene. Con questo, se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici in fretta e furia, e ovviamente iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò nel futuro di quest'estate, che avete visto che i video arrivano lo stesso, barba non barba, capelli disordinati o non disordinati, ma è estate e fa caldo. Con questo vi rimando al prossimo video, un abbraccio da Gennaro. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!